Vediamo un po'. 476 km, 12.000 metri di dislivello, su e giù, su e giù. Si può provare. Ok, si parte. Ci dirigiamo verso il passo Valparola e poi magari in salita vi spiego questa avventura. Che spettacolo, eh? Inizia la scalata al passo Valparola con tutta la zavorra. Laggiù in fondo San Cassiano, poi la villa con Turines e adesso stiamo per arrivare al passo Valparola. Il progetto di questo video è seguire le impronte di un'avventuriera che 151 anni fa ha attraversato le Dolomiti insieme alla sua amica. Il nome di questa avventuriera era Amelia Edwards, che nel 1872 attraversò le Dolomiti, pubblicando poi un bellissimo libro che mi ha ispirato a fare questo giro. Siamo sul passo Valparola intra i Sas, però nel libro viene anche evidenziato come passo Tre Sassi. Ma ora ci dirigiamo giù verso il passo Valzargo. Da sotto le pareti del Falzarego, ora la nostra direzione è per Cortina. Cortina. Eccoci a Cortina con Audi che sponsorizza la chiesa. Ovviamente Cortina è tutto un fermento perché si stanno preparando per le Olimpiadi 2026, quindi è un cantiere a cielo aperto. Ed ecco la pista ciclopedonale che da Cortina porta verso la valle di Cadore e segue il vecchio tracciato della ferrovia. Ma ritorniamo ad Amelia Edwards. Nel 1872 fece questo giro attraverso le Dolomiti e un anno dopo fece uscire un libro intitolato Cime inviolate e valli sconosciute. È ancora più bello adesso ripercorrere proprio quelle strade che lei fece in carrozza, dove le strade le permettevano, o a dorso di mulo. In uno dei suoi percorsi da Cortina, Amelia fece il giro del Cadore e adesso vediamo perché. Seguiamo per quel che possiamo la pista ciclabile che porta fino a San Vito di Cadore. Quello che faccio è un po' un adattamento per la bici
del giro effettuato da Amelia Edwards. Molti tratti magari sono esattamente quelli che ha percorso lei. Cortina 2026, chissà se capita la stessa cosa come le ultime Olimpiadi di Cortina. Qua abbiamo il vecchio trampolino olimpico in rovina. A proposito di valli sconosciute, 151 anni dopo Amelia, vediamo che le valli sono già molto più trafficate. Non è tutto asfaltata, la ciclabile tra Cortina e Canalzo, ci sono tratti di gravel, ma per questo motivo ho la bici da gravel. Qua vedete l'Antelao, che è la seconda cima più alta delle Dolomiti. Qui abbiamo San Vito di Cadore, le vecchie stazioni del treno della ferrovia che da Longarone portava a Cortina e poi fino a Dobbiaco. Bella, no? Qua siamo a Valle di Cadore. La valle è il momento dove iniziamo a girare verso sinistra per andare verso Pieve e poi fino ad raggiungere Auronzo. Pieve di Cadore per Amelia era ora si direbbe lo hotspot, il hotspot di tutto il suo viaggio, perché a Pieve di Cadore c'era qualcosa che lei ammirava. Pieve di Cadore è infatti il paese natale di questo personaggio qua, il Tiziano Vecellio. Tiziano Vecellio che nacque in questa casa qua. Tiziano, di cui Amelia Edwards era una super fan, ammiratrice, una sua follower, anche se Tiziano visse un po' di secoli prima, quindi quale onore caricare la borraccia nella piazzetta del Tiziano. E mentre lasciamo Tiziano e le sue opere a Pieve di Cadore, noi ci accingiamo per andare verso Auronzo, sempre seguendo un po' più o meno il percorso di Amelia durante il suo viaggio nel 1872. Il Tiziano, da quanto io mi ricordi durante l'ora d'arte, era famoso per il suo uso del colore, un po' come adesso se fate una foto con Instagram e alzate la saturazione. Ora stiamo pedalando sulla diga che ha formato il lago di Auronzo. Qui vediamo Auronzo sullo sfondo, ma vedete qua su ci sono le 3 cime di Lavaredo e c'è un dipinto di Amelia che sarà stato fatto quasi dentro al lago. Facciamo venire in sovraimpressione e guardate che precisione. Sono solo passati 151 anni, non è tanto, ma facendo un confronto con le cose scritte nel passato
e i disegni ci si rende conto quanto è cambiato. Si può stare a discutere come era bello prima, eccetera eccetera eccetera, però prima vivevano in miseria in queste valli, e questa descrizione è stata fatta anche molto precisamente da Amelia Edwards nel suo libro. Durante questo percorso quello che non manca sono le sorgenti d'acqua. Ecco perché io ho sempre solo una borraccia, anche piccola. Le 3 cime di Lavaredo. Infatti adesso andiamo in direzione lago di Misurina, altra tappa. Poco dopo Auronzo inizia una strada ciclopedonale per evitare la strada principale che porta fino a Misurina. Ciao. Premetto che questo percorso si può fare anche con la bici da strada classica, si segue sempre la strada asfaltata. Io ho voluto però seguire un po' le strade, i percorsi originali di Amelia, e che sono adesso le strade, come in questo caso quello che segue il fiume Anxei. C'è una bellissima audioguida del percorso di Amelia che vi metto poi come link nella descrizione, quindi potete ascoltare la guida e vedere proprio questi tratti che sto percorrendo. Interessante proprio Amelia parla di questo tratto di strada che allora non era ancora finito o lo stavano appena costruendo, e durante il loro viaggio trovano ad un tratto sulla strada donne, uomini ma anche bambini che aiutano nella costruzione di essa. Allora, Auronzo è qua, siamo arrivati già fino a qua, quindi siamo a metà strada per Misurina. Altra nota statistica: abbiamo ormai percorso quasi 100 km partendo dall'Osteria Posta. I colori dell'autunno. Mentre Amelia fece questo giro a luglio, io lo sto facendo adesso a fine settembre. Già, la strada qua si inerpica oltre il 10%. Fino adesso, percorrendo le strade sterrate, devo dire che il titolo del libro di Amelia, Valli sconosciute, ci sta, perché non si incontra anima viva, ma bello, anziché stare su strada in mezzo al traffico, ne vale la pena farlo con la bici da gravel.
Eccoci qua, vista stupenda sul lago Misurina. E là le 3 cime di Lavaredo, sempre dal lato B. Bello? E dopo Misurina scendiamo, facciamo il giro di boa al lago di Landro, ritorno in Alto Adige, che ai tempi di Amelia Edwards era ovviamente austriaco. Difficile non pensare che Amelia Edwards abbia fatto questo ritratto proprio da qui, le 3 cime di Lavaredo. Il cristallo e il Piz Popena o Popena dal lago di Landro, come era visto da Amelia Edwards e nuovamente come le vediamo noi. Ora quello che facciamo è direzione Cortina, prendendo quel tracciato della vecchia ferrovia che collegava Cortina con Lodiaco. Questa è adesso la statale dell'Alemagna, una delle statali più trafficate che ci sono, e il lago di Landro sulla nostra sinistra, scollinato ora al passo Cime Banche, vuol dire che adesso è tutta una leggera discesa fino a Cortina. Questo è il tracciato della vecchia ferrovia con le sue bellissime gallerie. Vedete che le gallerie erano scavate proprio così che ci passasse il cammino della locomotiva. Rieccoci a Cortina, uno scorcio di Cortina come la vedeva Amelia e come la vediamo noi, qualcosa è rimasto. Ed adesso risaliamo il passo Falzarego. Eccoli i P-Start, tutti a scorazzare su per i tornanti del Giao. Ecco perché noi lo evitiamo e facciamo come fece Amelia, il passo Falzarego, la Tofana di Rozes proprio sopra di noi. Siamo sui pianori del Falzarego. È interessante come Amelia descrive il suo secondo viaggio verso il passo Falzarego, dove incontra tante persone che a piedi si dirigono verso Cortina per la Sagra. Sono tutta gente che viene da Corvara e da Livina a Longo, quindi le sagre, specialmente questa di Cortina, doveva essere molto importante se venivano a piedi da così lontano. Passo Falzarego con vista sulla Marmolada, là sullo sfondo. Ed ora discesa, piedi del Sas de Stria.
Ricordiamo che Amelia andò proprio per il castello di Andraz, quindi anche noi passiamo per il castello. La rocca con sopra il castello di Re Andraz, e questa qua, proprio questa, è la mulattiera che prese Amelia per andare ad Andraz e poi raggiungere Caprile. Visto che però questo mulo non è attrezzato per una mulattiera del genere, ritorniamo un pezzo indietro e prenderemo quella che è la strada forestale, la strada dell'Avena. Eccola qua, la via della strada dell'Avena. Ritorniamo sulla strada del Passo Valzarego col castello di Andraz là. A Cernadoi abbiamo preso il bivio che ci porta poi direttamente a Caprile. Qua giù l'abitato di Andraz. Eccoci in arrivo a Caprile, che è anche la località dove Amelia ha trascorso più tempo durante il suo viaggio per visitare le Dolomiti. E qui abbiamo la corona d'oro. In questo luogo alloggiò Amelia. In questo modo il leone di San Marco. A proposito, il leone di San Marco rappresentava la Repubblica della Serenissima, cioè Venezia, in quanto in quel periodo tutto era controllato dai veneziani. Proprio Caprile era già terra di confine con l'Austria, perché proprio sopra 2 o 3 tornanti più in su c'era già il confine col territorio austriaco o del Tirolo. Dietro di me, su quella rocca, c'è il Sas de Rock. Amelia ne fu affascinata scrivendo che sembrava come un tagliacaffe, bastava volgere sguardo dall'altra parte ed aveva una visuale bellissima sul Civetta. Noi andiamo verso Alleghe. Questa è la prima parte di questa avventura. Abbiamo fatto la casa Cortina, Cadore, Auronzo, Miserina, Cortina, e siamo poi risaliti per il Valzarego, scesi a Caprile e adesso Alleghe, per un totale di 180 km, e domani
proseguiamo con la seconda parte di questo viaggio, seguendo le orme di Amelia Edwards.